Se dovessi descrivere la nostra avventura qui in Ecuador con una parola, userei cascata. Questo viaggio è stato a tratti sereno e rilassante, a tratti una improvvisa e repentina caduta. Mercati, musica, natura, rilassante. Furto a Quito, caduta. Villaggi in montagna, vulcani, lagune, avventuroso ma divertente e in un certo senso rilassante. KO fisico, caduta. Le giornate qui a Baños sono proprio un esempio di questa teoria della cascata. La cascata però in questo caso è la parte positiva. Ok, forse questa teoria fa acqua da tutte le parti, per restare in tema. Il senso è che da quando siamo in questo paese gli alti e bassi si sono intervallati quasi a seguire un ritmo ben preciso. A tutto questo sali e scendi però c'è un rimedio, il più antico di tutti. Buongiorno ragazzi da Baños, ecco a voi un Paolo in attesa dell'autobus, di fermare anzi l'autobus sulla strada principale. Come potete vedere dal cielo è finita la finestra di sole, niente, ci ha abbandonato il sole, oggi super nuvoloso, probabilmente ci bagneremo per la pioggia, quindi abbiamo pensato già che ci siamo, bagniamoci del tutto e quindi oggi prendiamo un autobus, mezz'oretta circa di viaggio fino a Rio Verde. A Rio Verde? Grazie. Autobus preso al volo e ci guardiamo un pochino di film. Ci siamo fatti lasciare in questo posto un po' abbandonato vicino a questo tunnel e adesso noi andiamo verso la cascata, ragazzi, una cascata incredibile, si chiama il Pailón del Diablo. Questa è la stradina che ci porta al paese di Rio Verde, dove c'è appunto l'ingresso alla cascata. Per venire qui veramente sono tipo 10 minuti massimo di autobus. Pensavo mezz'ora, invece no, è molto più veloce. Abbiamo speso 70 centesimi di dollari a testa, quindi 1,50. Ma quanto è selvaggio sto posto, cioè, guarda, sembra di essere in mezzo alla giungla, guarda che roba. Amazonia. E a proposito di Amazonia, Baños è l'ultima città grande sulle montagne, perché poi proseguendo verso est si entra in quella che è la regione amazzonica. E si sente perché si sente proprio l'umidità, proprio quell'umidità che ti entra dentro e si sente e adesso proprio... siamo ancora in alto, cioè pensa quando devi scendere là sotto. E anche la vegetazione, i rumori della natura. Sono tornate le foglione, hai le visto? foglione. Qua sotto, ragazzi, si vede, c'è tutto un canyon e si sente l'acqua che sta scorrendo perché lì in mezzo ci sono tutte le cascate e passa il fiume. Questo è il paesino dove c'è la cascata e l'ingresso, eccolo qua, entrada principal Pailón del Diablo. Grazie. All'ingresso ci sono un po' di negozi di souvenir e cominciamo a scendere, ragazzi, cominciano le scale. L'ingresso dovrebbe costare 3 dollari a testa. Una bella discesa stiamo percorrendo in questo momento, sempre più giù, sempre più in mezzo al canyon. Lì c'è un punto panoramico, quindi andiamo a vedere subito com'è la vista lì in fondo. Ragazzi, che cosa c'è qui? Lì addirittura c'è un ponte lì in mezzo, proprio sul canyon, da un lato all'altro. Una parete di roccia che viene giù piatta, sembra quasi lavorata per come è tutta quanta frastagliata. Da qui si vede che queste formazioni rocciose hanno la tipica forma ottagonale che si crea quando c'è una violenta eruzione vulcanica e la lava si solidifica immediatamente per il contatto con l'acqua, quindi ci dice anche che tutta questa parte era ricoperta d'acqua. A proposito di foglione, guarda questa! Cioè, ma sei serio? Guarda quanto è grande! Se è caldo anche allora posso farti questa cosa, il ventaglio. Funziona veramente, quanta aria fa la tempesta. Arriva, no? Sì. Abbiamo pagato l'ingresso 6 dollari in due. Qua c'è subito una prima piattaforma con vista subito dopo appunto l'entrata. Si vede tutto il fiume che scorre sotto. Mamma, ragazzi, cosa stanno costruendo qui? Un po' trash, devo dire. Questo mega gigante che tiene questa roccia, che non è una vera roccia, ma è stata costruita anche questa. Comincia a vedersi, ragazzi, c'è questa parte che è super stretta, si vede tutto il vapore che sale perché rimane piccolina, circoscritta questa zona, e lì si vede l'acqua che proprio scende, oddio, proprio qua dietro.
quello è il passaggio dopo, passa proprio sotto la roccia. Eccola qua. Ok ragazzi, si può scendere fino là sotto, ci sarà un bel po' d'acqua ragazzi, ma siamo pronti! Siamo pronti a tutto! Guarda qua che roba! Come siamo preparati col poncio, io rosa, Paolo del colore dell'anas. Dell'anas. Così ci riconosco. Very nice! Pronti a tutto! Si scende tantissimo! Sì, va giù di brutto! Si arriva proprio là sotto! Senti la potenza! È fortissimo! Che spettacolo ragazzi, il salto è altissimo, quindi l'acqua scende velocissima, si crea questa piscina e poi si continua da questo lato dove tutte le rocce sono state levigate dal passaggio violento dell'acqua. È una specie di piscina naturale piccolina. Bello idromassaggio, bello forte. Guarda, non fare il tuffo. E ora mi sa che passiamo sotto la cascata, però bisogna... più giù, Angela, più giù! Bisogna passarsi di brutto! Più giù Angela, più giù! Vai, è bella lunga, ma ecco, conviene camminare così, proprio con le gambe, ecco, totalmente giù. Scivola tantissimo! Senza lo zaino! Dai che siamo quasi fuori! Aspetta un attimo! Che roba! Vai! Ma è legale questa cosa? Ma non mi sembra molto legale, però è così. Guarda qua, per camminare proprio gattoni. Che posto figo ragazzi, bellissimo. Un altro pezzetto basso qua. Ecco qua, si continua di là. Bandiera dell'Ecuador. La cascata è tra pochissimo. Il punto panoramico dove eravamo prima è questo qui di fronte, l'hanno costruito proprio scavando nella roccia, utilizzando la roccia stessa come scale. Guarda dove siamo! Ora si entra qui dentro e poi si prosegue, là si vede il punto di passaggio. Madonna, è strettissimo qua! È un'avventura sta cascata! No, ma si ferma qua! Come si ferma? Sì! Non è possibile! Oh no, devo salire di qua! Mi sa di sì, Sei matto! Guarda, ti metti i piedi qua! Che figo! Però non ci sono particolari avvertenze all'ingresso. No, ti dice solo di stare attento alla testa. Però non ti dice sta roba. Hai capito che roba? 1, 2, eccola! Sotto! Oddio, bisogna passarla in mezzo! Ci siamo tolti il poncio! Dobbiamo rimetterli subito! Ma no, ci laviamo. Mamma mia ragazzi, la potenza dell'acqua! Che cosa abbiamo davanti? Ma è incredibile! Ok, passiamo sotto. Porca miseria! Ma non si può andare oltre! No, non si può andare oltre! Ah, che sta dietro! Abbiamo rivisto la clip. Sembra una mega big bubble, no? Fantastico! Sexy ragazzi di Paolo che si fa la doccia sotto la cascata. Ok, momento sexy finito con la ravanata. Ecco che si finge doccia sotto la cascata con tanto di balletto finale per la gioia. Pensavamo che si potesse continuare sotto la cascata e uscire dall'altra parte, quindi risalire di là, e invece no, dobbiamo tornare dentro la grotta Nel tuburio! da dove siamo venuti. Si riscende da questa parte. Mamma mia, sta parte qua. Guarda lì. Passami la camera.
Vai, prendila. Ok, chiedela sotto. A posto. Ora si torna giù. Che robe. Vai Angela, sputata dalla bocca del diavolo. Quante teste sbattute qua nel tempo. Considerate che oggi ragazzi non c'è nessuno, anche perché siamo in settimana, ma durante il weekend questo è un posto super visitato, è uno dei posti più belli che si possono visitare in tutto l'Ecuador, quindi adesso ci siamo quasi. Qua deve esserci un traffico durante il weekend, niente male. A posto, siamo fuori, testa a posto. Spuntino ragazzi con empanada alle cipolle, ma in realtà ci hanno messo lo zucchero sopra. Non me ne ero accorto. Vediamo com'è dentro, scusa. Con la cipollazza. Eccola la cipolla. L'erba cipollina con le uova anche. Ma lo zucchero cosa c'entra? È zucchero, non si sa, non si sa. È buona, tranne lo zucchero. È stato un errore. Non c'entra niente. Ma buona. Siamo arrivati adesso ragazzi al ponte che vedevamo prima dall'alto, ponte sospeso, bello ballerino per i primi passi che stiamo facendo, passa proprio sopra tutto il canyon, la cascata è lì, guarda che si intravede! Eccola, ce ne sono diverse di cascate, non c'è solo quella enorme che abbiamo visto prima, ma poi continua e scende fino al fiume. Che posto ragazzi, che posto! Questo qui, vedere una cascata così alta non è facile in generale, ma qui c'è ancora di più l'effetto scenico perché c'è questo enorme canyon proprio qua sotto. E dove siamo? Sospesi! Faccio fatica a prendere e andare via ragazzi, si sta benissimo su questo ponte, si sta benissimo, anche perché cioè, siamo proprio immersi in questa roba qua, io faccio veramente fatica ad andare via. Tu cosa dici? Qua mi sto asciugando. Siamo qua, ci sediamo qua, stiamo qua mezza giornata. Guarda qua che roba, mamma mia! Oh, quante volte ho detto che roba? Tante, anch'io, che spettacolo, che posto, tutte le abbiamo dette perché ti mancano le parole. Ci sono altri modi di dire qua. E poi è uscito che sole. Devo dire ragazzi che in generale di solito quando mi si parla di cascate dico vabbè, ok, vabbè, perché bene o male so che 3/4 delle cascate sono cascate normali, un po' come questa. Quella che abbiamo appena visto invece ragazzi è una cascata super iper speciale, cioè specialissima, ce ne sono poche al mondo e quindi bellissimo, bellissimo, un'esperienza fantastica oggi. Però stiamo tornando indietro adesso. Siamo sulla principale, ma mi sa che c'è stato un incidente. Sì, siamo stati i vigili del fuoco, adesso l'ambulanza. Noi stiamo aspettando l'autobus adesso. Eccoci, è arrivato. Andiamo. Che diga che c'è ragazzi, enorme. Guarda qua che cosa abbiamo combinato in questa stanza. È diventata un rifugio con vista però. Devo dire ragazzi che oggi parte male. Parte veramente male. Anche diciamo che ha avuto un problemino intestinale, come spesso le accade. No, però peggio, stavolta mi sento la febbre. Tieni, ti passo la camera, dai. No, mi sa se vuoi la raccontare febbre. come va. Dici che ha la febbre? No. Mi sento un po' così. Ma no, anche non è dici febbre. di no. Non credo. Ho i brividi però, vabbè. E infatti fa caldo, devo dire, invece Angela è così. E niente ragazzi, quindi C'è la cura però. c'è la cura. Sono appena uscito, sono andato a comprare un po' di cose, ho preso uova, pomodoro, pasta. Gli ultimi due sono quelli proprio della guarigione. Esatto. Tonno, come al solito.
Poi abbiamo un sacco di cose lì tra... abbiamo Il pan de Pasqua ancora, pan de che Pasqua, torna sempre. il panettone. E abbiamo soprattutto una cosa molto interessante. Cioè, Quella... Oddio, non mi viene il nome. cosa parli? Burro di arachidi. Quello ti fa bene, eh? Quello ti fa Dici? bene, Angela. Non lo so. Benissimo. Però è goloso quello. Quindi niente, oggi ti faccio una ricetta, Angela. Faccio una ricetta tranquilla. Pasta col burro di arachidi? No. No. Ho anche il pane, quello vero. Fai tu. Quello croccantino. Sì. Molto bene ragazzi, la pasta sta bollendo, il sughetto è quasi pronto. Il sugo ragazzi adesso lo facciamo, dov'è? Eccolo qua. Con questo che si chiama purè de tomate, ma non è ketchup, ma semplicemente tipo negli ingredienti c'è pasta de tomate, cioè il pomodoro concentrato, acqua, zucchero e sale. Quindi molto bene. Ho aggiunto soltanto un po' di zucchero perché era un pochino acidella e basta, tutto qua. Quindi questo qua è perfetto, tra poco è pronto e poi buttiamo dentro la pasta insieme al sugo. Pasta col sugo. Angela non vuole altro oggi, poi vediamo stasera. Tanto questa ragazzi è la vista da questa enorme cucina. Cioè ragazzi, ma che roba è? Si è anche aperto tutto quanto, prima stava piovigginando, abbiamo due addirittura cucine, una da questo lato e una dall'altra, e questa è la enorme sala. Siamo quasi da soli, ci sono dei volontari che lavorano qua, quindi puliscono un po' e poi chiaramente sono qui a godersi anche loro la cucina e il posto. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Ho aggiunto anche l'origano, anche se vabbè, almeno gli dà qualche aroma in più. Dimmi com'è Angela, cosa ne pensi? Non sembra la tipica pasta asciutta proprio per definizione? Col sughetto rosso, buona. Leggermente dolce, ma buona. Ho aggiunto un po'. Grazie per avermela cucinata. Buongiorno ragazzi, è un'altra giornata. Dopo la pasta di ieri, niente, sono crollata, ci siamo guardati un film, siamo rimasti in camera tutto il giorno. Sto un po' meglio oggi, in realtà sono ancora in ripresa, però decisamente meglio rispetto a quello che è stato ieri. Al terzo giorno si resuscita, esatto. Anche se non è Pasqua. Però oggi sono uscita anch'io, ho bisogno anche un po' di uscire dalla stanza, che è bellissima perché hai una super vista sull'esterno, però insomma fuori è un'altra cosa, quindi adesso ci facciamo un po' un giro ancora piano piano, però perché mi sto ancora rimettendo. Ci stiamo infilando nelle stradine che ci sono proprio vicino al posto dove dormiamo noi, cercando di scendere verso il fiume che passa proprio qua sotto. Guarda dove mi sta portando. È in Camporella tipo. Esatto. No Angela, allora c'è la stradina. Non mi permetterei mai, figurati. Senti, c'è la stradina ma c'è il guardrail accanto, questa cosa strana, per una stradina pedonale, e si scende sempre più giù. In pratica stiamo andando dove c'è il fiume che vediamo dalla nostra finestra per vederlo da vicino. Dovrebbe anche esserci un ponte. Ah, ma è fighissimo, qua si stringe tantissimo il fiume, là si vede tutta la parete di roccia ed eccolo là il ponte. Wow ragazzi, bellissimo. Siamo scesi al fiume che vediamo tutti i giorni dalla finestra. Qua ci sono tipo delle rapide perché si stringe molto. Che vista. È lo stesso fiume della cascata del Pailon del Diablo che abbiamo visto l'altro giorno, quindi da qua continua e poi si stringe talmente tanto da creare quella cascata, e quindi si capisce perché il getto d'acqua è così forte, perché comunque è piuttosto largo questo fiume. Lì fa proprio la curva e il nostro hotel è dietro la curva, quindi ne abbiamo la vista sull'altra parte che c'è di là. Come la cascata, anche qui si vede che tutta la parete è fatta con roccia vulcanica, infatti è tutto nero e si è solidificato. Sono delle rocce di basalto, quindi anche qui la tipica forma che abbiamo visto anche ieri. In pratica capiamo che tutta la cittadina è costruita su queste rocce vulcaniche. Come
Quito, ragazzi, anche a Bagnos c'è una sfilata anche qua enorme. Adesso noi passiamo dall'altro lato, si balla. Siamo tutti qui per lei, ragazzi, per la regina di Bagnos. I mandarini. Questo fa male. La regina Giovanna I. Prosegue il progetto per Angela, lo facciamo solo per lei, chiaramente. Immagino di sì, proprio solo per me questa. Perché deve guarire, assolutamente entro domani si deve riprendere. Qui siamo venuti in un posto dove abbiamo del cibo che è proprio medicinale. Curativo. È medicina questa. Allora abbiamo questa pizza vegetariana, ragazzi, con un filo d'olio. L'olio fa benissimo, Angela, soprattutto all'intestino. Vabbè. E questa bella focaccia, questa bella oleosa. Queste sono le cure di Paolo per guarire. Vedrai, andrà tutto bene, Angela. Sì, andrà dopo questa. Bene. Dopo questa. Hai anche chiamato Angela, mi devo spaventare. Angela. Angela. Però ecco, assaggiamola, dai. Cominciamo con la focacciazza, un pezzettino piccolo. Mamma, ragazzi, sembra buona questa, croccantina, Questa sembra buona, Bella fresca. Buona. Appena fatta. Sì. Cosa vuoi dire? Ok. Invece perché poi tu mangi e non sai più cosa dire, allora partono i gesti, guardalo. Il mimo. Questa è buona. Non so se sia curativa per il mio problema, però sicuramente ti rende felice, ti mette in pace col mondo, no? Buona. Molto ben cotta. Croccantina, proprio quella che piace a me. Bravissimo il signor, complimenti. Qui, ragazzi, fanno il succo di canna. C'è una canna talmente pulita, ragazzi. Non l'ho mai vista così precisa, profumata, tutta quanta gestita così. Questa qua la vendono proprio nel pacchetto, oppure te la fanno direttamente con la macchinetta, e questo è quello che avanza quando la schiacciano dentro la macchinetta. Si sente che ho un po' il fiato corto quando parlo? È che non è l'altura, non è più l'altura. Non è l'altura, ma è il carboidrato. Si è impossessato di tutta questa parte. Probabilmente si sta espandendo anche ai polmoni, li schiaccia e quindi il fiato è corto. Però ti vedo già di un altro colorito, eh? Sì? Sì, decisamente. Colorito post pizza. Sì. Siamo tornati alla piazza centrale. Qua ci sono diversi banchetti che fanno il querito. Il querito è la pelle del maiale, se non sbaglio. Intanto qua stanno arrivando tutte le persone, tutti i ragazzi che hanno fatto le sfilate. Vengono qui un po' a mangiucchiare qualcosa. Comunque sì, ecco, questo querito in Colombia si chiamava, eccola lì, la pelle del maiale, si chiamava chicharrón. Nella piazza, mentre le maggiorette si esercitano, c'è anche questo cavallo grande e quello piccolino. Tu sali, ti fai le foto e poi dice: come le stampo le foto? Non c'è problema, qui dietro c'è questa tenda con sotto i fotografi che ti stampano tutto. Ma vedi che mi ricordava qualcosa? Randazzo, ragazzi, questo è Randazzo. Ci assomiglia, non è proprio uguale perché questa ha una torre, invece questa qui che abbiamo davanti ne ha due. Ma che copioni, ma pensa a te, credono che hanno un vulcano, no? E usano la pietra nera per farle come le nostre. Vergogna. Restando in tema di cose bizzarre, fuori dalla chiesa c'è questo cartello che dice che all'interno si possono accendere solo candele bianche non colorate, e mi piace lo slogan: di no alla superstizione, sì alla fede in Gesù Cristo. È come Valsoia, la stessa cosa. No al colesterolo, sì, a Valsoia. Si sono ispirati anche qui. Vergogna. La chiesa l'abbiamo vista già l'altra volta, però non avevamo notato che c'era questo bel negozio gigante di tutti accessori religiosi e non solo statue. Qua ci sono tantissime statue del bambino Gesù. Ma guarda qua, $30. Questa bella grande, altrimenti c'è a $60, anche a 50 nella sua versione piccolina, ma possiamo ancora scendere di prezzo. Questa $20. Stai facendo l'asta. C'è l'asta delle statuette, addirittura $100. Eccole qua, ragazzi, tutti. Tutto il presepe. Tutto dici? Sì, certo, tutto il presepe con pure i re magi, l'asinello, il bue e... Viene via poco alla fine.
perché è compreso anche un piccolo Gesù. Dipende dai punti di vista, ecco. Ecco, altra parte del negozio, addirittura qua vendono l'acqua santa, ragazzi. Questa è l'acqua della vita. Ma è un bottiglione enorme, $1,50. $1,50 tutta sta acqua santa, ragazzi. Ti fai anche la doccia d'acqua santa, diventi santo. Cioè, è tantissima. Oppure la puoi bere, magari. Non credo che abbia sia quella la funzione. Perché uno dovrebbe comprare l'acqua santa, portarsela a casa per tenerla lì? Oppure per bere ogni tanto e santificare anche il corpo? Ma non si beve, non si beve. Non si beve? No. Allora ti bagni, Anche qua ti lavi i fuori capelli. la vendono. Guarda qua, quante ce ne sono. Di tutte le dimensioni. A guardare le tue condizioni, Angela, un boccettino forse. Questo lo devo bere anch'io, come dici tu, bermi un boccettone di acqua santa. Il clima qua in Ecuador può essere molto secco e anche freddo e noi stavamo cercando, adesso siamo andati un attimo a cercare un burro cacao. Ragazzi, questo è il burro cacao che si vende in Ecuador. Piccolissimo, costa 10 centesimi di dollaro, proprio niente. E visto che siamo un po' croccantini, ci sentiamo un po'... Poi Angela ormai c'ha tutti i problemi, cioè Adesso non dà solo la colpa a me, che abbiamo anche tu lo dovuto usi. risolvere anche questo. Questo è il burro cacao, quindi metti il ditino e te lo faccio dare così, che non è male, No, Dovrebbe sa di fragola funzionare. in teoria. La fragola non si sente, però Trasparente così. ci vuole quando fa freddo, quando sali a 4000. Siamo scesi dalle montagne che ci sentivamo proprio secchini, come un cuy, come la pelle del cuy, quella croccante. No, che brutto riferimento, cosa mi hai ricordato? E lì era proprio secca la pelle del cuy, secondo me ne aveva bisogno anche lui, però era troppo tardi. Comunque tornano i consigli del colonnello Giuliacci in base al meteo. Siamo tornati nella stanza, ci stiamo bevendo un tè e un caffè. Qualcuno ha ancora i segni del cuscino qui accanto. Mamma mia, ragazzi. Sulla faccia c'è ancora il segno. Credo che il sonnifero più potente al mondo sia il carboidrato. Proprio sono arrivato, mi sono buttato sul letto un'ora, così. Pom. Svenuto, fine. Mi sta venendo sonno solo a pensarci. Poi tu stavo sbadigliando perché io non ho dormito. Con questa vista ci facciamo quindi questo... Si è capito che ci piace la vista? Non lo so, questa stanza penso che sia stata una delle più belle di sempre, no? Si è capito. Si è capito, infatti siamo stati qui un po' di giorni. Però, Però, devo dirti la verità, te fa un po' ansia. se ce ne andiamo non è che piango. No, perché questo strapiombo dritto. Cioè, anche là, guarda, c'è un posto con c'è tutta la scogliera lì con tutti i segni, tipo... Sì, la frana, come si di chiamano? fronte si vede che è franato tutto. Le Le crepe. 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 Era assonantica, era onomatopea. Vabbè, quella roba lì. Onomatopeica. Sì. Onomatopeica o onomatopea? Giuro che è solo caffè. Stavo dormendo, Il Giuro caffè che- mi serve per tornare, Angela, non Tornare tra noi, sì, perché sei proprio crollato in 3 secondi. Dopo gli ultimi giorni un po' malaticci, noi ragazzi vi salutiamo, lasciamo Bagnos domani e andiamo in Amazzonia. Quindi ragazzi, per non perdervi le prossime avventure, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella, lasciateci degli hype, commentate il video, insomma aiutateci a far crescere sempre di più il canale. Salutiamo i ragazzi che ci seguono su Patreon, tanti baci anche a loro e noi ci vediamo ragazzi al prossimo video. Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para